Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Marina Cafueri e ciò che vedete è una creatura specialissima, è una creatura davvero, davvero speciale. Lei si chiama Delizia, l'ho realizzata pensando a voi che mi seguite nel mio canale YouTube. Visto e considerato che stiamo per raggiungere i 30.000 iscritti, manca veramente poco, 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 ho deciso di, già in anticipo, di pensare a un progetto per voi, esclusivamente per voi, alla quale tengo tantissimo e anche per ringraziarvi di essermi stata accanto, di esservi iscritte nel mio canale, di avermi seguito per i progetti speciali, come dico io, come questo. Adesso vi faccio vedere anche l'altro. Ed ecco qui la seconda delizia. Ecco, quello che vi dicevo è questo tipo di bordura è un pochino più complessa dell'altra. Io qui non ho voluto fare gli angolini sotto, quindi praticamente la parte sotto l'ho arrotondata e nel tutorial vi spiego tutto, eh. Tutti i passaggi che io ho fatto sono spiegati nel tutorial, quindi per chi volesse fare questo tipo di bordura, che ha più pazienza per fare questo tipo di bordura, c'è la spiegazione dettagliata sul come farla. Quindi penso di avervi detto tutto e come anteprima penso che possa anche bastare. Io continuerei a lisciarmi il mio delizia e mostrarvelo in tutte le parti possibili e immaginabili per farvi capire di che cosa stiamo parlando, ma penso che avete già dedotto il tutto, vero? Quindi non mi rimane che dire andiamo mano nella mano a fare questo cardigan? Delizie per voi. Bene, io sono arrivata al mio scalfo, ho fatto 19 centimetri di ampiezza per quanto riguarda la mia manica e sono poi per me 19 giri, quindi ho fatto 19 giri, esattamente come l'altra parte. Ora cosa faccio? Devo, vedete, prendo lato, quindi angolo con angolo, lo metto insieme come vi avevo già mostrato e ho formato la parte della mia manica e questa sarà la parte del mio corpo. Ora devo unire la manica sopra. Prima di unirla però vorrei che voi la provaste. Quindi bloccatela come potete con dei fermapunti, con come riuscite, in qualsiasi modo bloccate la parte sopra e provatela. Prima di fermarvi dovete assolutamente provarla e dovete sentirla comoda, ok? Proprio come scalfo dovete sentirlo comodo. Quando siete sicure che la misura della vostra manica, non guardate null'altro, solo della vostra manica va bene, allora procediamo come adesso vi mostrerò. Io ho finito il mio ultimo giro, che è il 19esimo, proprio nel punto di unione, mi riaggancio, quindi io sono praticamente sulla spalla in questo momento, che vado a chiudere la mia manica. Vedete che io non ho preso il filo, ho semplicemente l'asolina dell'unione del mio angolo. Entro dalla parte opposta e faccio una maglia bassa e così ho unito la mia manica nel punto superiore. Questa è l'apertura, ok? Non guardatela, guardiamo solamente la manica, quindi la parte superiore della manica stiamo chiudendo ora. Andiamo a fare 3 catenelle. 3 catenelle. Le abbiamo fatte, quindi vedete le 3 catenelle sono dalla parte verso di noi. Tra l'altro, una cosa importante, io ho verso di me la parte dritta del lavoro, ok? Ho fatto combaciare le parti rovescia, quindi questo è rovescio, questo è rovescio. Lo sto chiudendo così, ho il dritto verso di me.
Ora con queste 3 catenelle vado nel primo archetto e faccio una maglia bassa, faccio altre 3 catenelle, vado nell'archetto corrispondente ma dalla parte opposta e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto corrispondente ma dalla parte opposta e faccio una maglia bassa. Di nuovo 1, 2 e 3 catenelle. Andiamo ora nel centro di questo tris, proprio qui. Maglia bassa, stessa cosa dall'altra parte, quindi 3 catenelle, andiamo dalla parte opposta, maglia bassa. Ora di nuovo 1, 2, 3 catenelle, andiamo nell'archetto, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, nell'archetto corrispondente maglia bassa, sempre 3 catenelle e andiamo nell'archetto successivo e facciamo la maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto corrispondente opposto maglia bassa e ripetiamo quello che abbiamo appena fatto, quindi 3 catenelle, andiamo nel centro di queste 3 punti puff con una maglia bassa, 3 catenelle, stessa cosa dalla parte opposta, 3 catenelle e andiamo nell'archetto, 3 catenelle e andiamo nell'archetto di fronte, 3 catenelle nell'archetto successivo dalla parte verso di me, 3 catenelle nell'archetto di fronte, 3 catenelle, andiamo di nuovo nel centro dei punti puff, stessa cosa dall'altra parte e continuate in questo modo, in modo da formare questo zigzag tra le due parti fino ad arrivare al bordo della nostra manica e poi vi mostro come chiudere. Sono arrivata alla fine della cucitura della mia manica, ho praticamente le 3 catenelle e vado nell'ultimo archetto a fare la mia maglia bassa, poi 3 catenelle e sono proprio dove c'è il mio angolino, quindi entro in un angolo, entro nell'altro e faccio la mia maglia bassa, ok? Quindi praticamente in questo modo ho chiuso la mia maglia bassa. Vi mostro la mia maglia, la mia manica, perdonatemi. Allora, e questa sarà la cucitura della mia manica, ok? Di qui esce il mio polso, questa è la cucitura della mia manica, deliziosa. Allora adesso andiamo ad allungare la nostra manica, però visto e considerato che questo punto lo guardiamo dopo, io parto da il primo punto grappolino che noi abbiamo, ok? Il primo punto, quindi sono troppo lontana, quindi o faccio dei punti bassissimi per arrivare qui, altrimenti taglio il filo, così almeno lo riaggancio, qui chiudo, ok, mi riaggancio dove voglio partire con la mia manica, quindi perché devo comunque continuare, no? Il disegno che abbiamo fatto in tutto questo percorso, quindi mi aggancio proprio al centro di questo grappolino e faccio, ho bloccato il mio filo, faccio solamente, ecco, aspettatemi, ok, blocco il mio filo e sono proprio al centro del mio gruppetto,
vedete qui devo fare il mio punto puff, quindi faccio solo 2 catenelle, una tengo conto che tengo valido diciamo il punto di inizio, e adesso entro e faccio altre 3 maglie tirate, solo 3 perché comunque ne ho già una, no? Catenella, vado dalla parte opposta, più che parte opposta, in mezzo ai punti puff, e faccio l'altro punto puff che mi manca, e così ne ho 2 e continuo con la sequenza. Qui devo fare 3, vedete ne ho solo 2, devo farne 3, quindi continuerò. 5 catenelle, vado qui, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 e proseguo con il mio punto puff tra i punti puff. Sto lavorando adesso sulla manica, quindi per allungare la mia manica, ok? Ecco, questo è un punto che oramai conoscete bene e quindi è inutile che sto a mostrarvi come andare avanti, vi mostro la parte più critica in modo tale da guardarla bene insieme. Quindi ho saltato questo archetto, sono andata in questo archetto che, se notate, è quello vicino all'angolo, diciamo a quello che è sempre stato il mio angolino. Adesso faccio 5 catenelle, faccio la stessa cosa dalla parte opposta, ok? Quindi entro nel primo archetto che trovo qua, quindi angolo, angolo, vedete? Vado nel primo archetto e faccio la mia maglia bassa, 2 3 4 5 catenelle, e ora mi congiungo col mio punto puff con una maglia bassissima. Adesso con tutti i pelini non mi si chiude. Ok, fatto. Chi la dura la vince. Allora, come vedete io adesso ho 3, 1 2 e 3 archetti. In questo modo ho leggermente stretto la mia manica, ok? Ora non mi rimane che continuare il mio disegno, quindi vado nel centro di questo punto puff perché devo fare un solo punto puff, quindi faccio una maglia bassissima e mi porto al centro, tiro su 2 catenelle soltanto e poi 1 2 e 3 fili tirati, chiudo e ho fatto il mio punto puff. Quindi stiamo già facendo il secondo giro della manica, ok? Adesso continuiamo. 5 catenelle, andiamo nell'archetto centrale e facciamo il primo punto puff, catenella, il secondo punto puff, catenella, il terzo punto puff, catenella, il quarto punto puff, 5 catenelle, e andate avanti così seguendo il solito schema e ci ritroviamo di nuovo qui. Ecco che siamo arrivati all'unione, quindi praticamente dove abbiamo i 3 archetti che abbiamo costruito noi, ok? Qui io faccio la stessa cosa, quindi vado nell'archetto centrale e faccio i miei 4 punti puff divisi da una catenella, come sempre faccio, ok? 1 2 3 4, una catenella, l'ultimo punto puff, ok, adesso faccio le mie 5, no, non faccio nessuna, e invece sì, 5 catenelle, 2 3 4 5, vedete, e andiamo qui a congiungerci col primo punto puff con una maglia bassissima.
ok? Ed eccoci qua. Abbiamo congiunto anche il secondo giro. Come riparto dal secondo giro? Voi sapete che sopra il punto puff abbiamo, vedete, la catenella, la maglia bassa, quindi faccio una catenella, rientro dentro il punto puff e faccio la mia maglia bassa. Più che altro vi sto mostrando come andare avanti nei punti più critici. Quindi 5 catenelle, perché dovete riuscire a farlo, perché è troppo 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 bello secondo me, e quindi mi piacerebbe proprio che tutte voi abbiate, a parte quello che sto combinando io adesso, abbiate chiaro tutti i passaggi. Quindi qui va bene, qui conosciamo bene come andare avanti. Ok, proseguiamo e ci ritroviamo di nuovo qui. Ok, siamo alla chiusura del terzo giro. Come vedete io qui ho la mia maglia bassa che sopra il punto puff, quindi sono a questo punto qui, ok? Quindi devo chiudere qui, quindi continuerò con le 5 catenelle come sempre. Ok, vado nel mio punto basso, con una maglia bassissima chiudo. Ora, se voi vi ricorderete sicuramente i passaggi, ok? Voi sapete che sopra il punto basso che abbiamo appena fatto abbiamo l'archetto, quindi non possiamo procedere da qui. Devo spostarmi da questa metà della catenella, quindi mi sposto passando dentro le maglie della catenella sottostante fino ad arrivare al centro, e proprio al centro faccio la mia maglia bassa. Così sono al centro di questo archetto. Conto 5 catenelle, 3, 4, 5, e vado a fare il mio lavoro che ho sempre fatto, quindi i punti puff e la catenella divisoria. Continuo proprio come sappiamo. Qui ovviamente devo fare i miei 3 archetti, 2, 4, 5. Parlando poi mi dimentico di contare. Ok, e proseguo così. Adesso qui ovviamente ho il punto puff, no? Proseguo così tutto il giro e ci ritroviamo qui. Vi ricordo che stiamo lavorando la lunghezza della manica, ok? E siamo al quarto giro, stiamo chiudendo il quarto giro. Allora, io qui vedete che ho già fatto il mio primo archetto su questo archetto, ora ho 5 catenelle e mi congiungo con la maglia bassa iniziale, e quindi ho le 3 asoline. Attenzione ora. Se io ho 3 asoline, vuol dire che nel centro di queste 3 asoline, qui, nel centro dovrò ricominciare nuovamente con il mio gruppetto da 4 punti puff qui, e quindi devo fare le 5 catenelle che vanno a formare l'unico e singolo punto puff che andrà qui. Ciò vuol dire che io non posso partire da dove sono, e neanche da, come ho fatto nel giro sottostante, da metà della catenella. Quindi quando vi ritrovate in questo punto, perché man mano vi ritroverete così, no? Lo stiamo facendo le parti più difficili insieme proprio per evitare di formare degli errori. Ok, quindi voi poi semplicemente tornate indietro, perché vi ritroverete sempre in questa situazione, ma se riesco a farvi capire come fare questi passaggi, seguiterete senza neanche più guardarlo il tutorial per la lunghezza della manica, ok? Quindi noi abbiamo già i 3 archetti e siamo qui. Come facciamo? Proseguiamo facendo dei punti bassissimi sulla catenella. Io mi devo spostare da questa catenella,
completamente e devo andare in mezzo a questi 2 punti puff. Quindi mi sposto finché non arrivo al centro dei punti puff, poi cosa faccio? Tiro su 2 catenelle e parto da qui. Quindi faccio solo 3 tirate di filo ed eccomi qua, sono al centro esatto del mio gruppetto. Quindi quando tornerò indietro, qui proseguirò con ovviamente le mie 5 catenelle, poi vado qui e faccio il mio inizio del gruppo, quindi 4 punti puff, 4 punti puff, 5 catenelle, un punto puff qui e via dicendo fino a ritrovarmi di nuovo alla giunzione che è questa del mio giro. Quindi cosa succederà? Che qui io avrò i 4 punti puff, perché qui abbiamo sono 3 gli archetti, giusto? Con i 4 punti puff io poi cosa farò? Le 5 catenelle mi congiungo sopra il punto puff ed ecco che ritorniamo a monte. Quindi come questo giro dove sopra il punto puff va la maglia bassa e continuo il giro, quindi oramai i giri ve li ho mostrati tutti, quindi sono felice perché adesso riuscite da sole a proseguire con la lavorazione, ok? Quindi continuate così per tutta la lunghezza della vostra manica. Io procederò anch'io ovviamente perché devo fare la mia seconda, anche questa non è conclusa, però qui sono andata più avanti così vi mostro come sta venendo la manica. Procedete così fino alla lunghezza che desiderate, potete farla a 3/4 oppure arrivare fino al polso o andare oltre, ok? E ci vediamo poi per allargare il nostro cardigan, perché al momento abbiamo solo pensato a chiudere la manica sulla spalla e allungarla, ma dopo dovremo pensare ad allargare il nostro metà cardigan prima di unire le 2 parti, ma lo faremo insieme come sempre. Quando abbiamo allungato la nostra manica, io devo ancora proseguire, però quando abbiamo tutta la lunghezza della nostra manica, facciamo la stessa identica cosa per allargare invece il nostro corpo. Quindi questa è la nostra manica, ok? Quindi qui è la nostra spalla, questa è la nostra manica. Noi iniziamo lavorando proprio da qui. Quindi vi faccio rivedere un'altra volta. Questa è la manica che abbiamo appena fatto insieme e questa è metà del nostro corpo. Quindi io prendo il filo nuovo e parto dalla cucitura. Vedete che qui c'è la cucitura della spalla, no? Che poi diventa manica. E faccio la stessa identica cosa, quindi non mi aggancio al centro della cucitura, ma vado direttamente su uno dei 3 punti puff, quindi praticamente io partirò da qui con il filo nuovo e questo è il lavoro verso di me dritto. Faccio le mie 2 catenelle e poi completo 2, 3, il mio punto puff, una catenella di separazione. Sto praticamente adesso lavorando nella metà del mio corpo, ok? Sto allargando il mio cardigan, di conseguenza si allunga anche, ma non sarà sufficiente e lo andremo ad allungare ulteriormente, ok? Quindi, come vedete, io sto partendo esattamente nello stesso modo in cui sono partita con la manica, qui, proprio nella giuntura. Quando abbiamo fatto l'unione, vedete, aspettatemi, ecco, qui era il termine della nostra manica e noi siamo partiti da qui. Quindi la stessa identica cosa la farete come se fosse una gran manica. Ecco, se non che qui abbiamo ancora gli angoli, quindi abbiamo i 2 angoli sotto che andremo a lavorare. Adesso lavoriamo intanto questa parte.
Andiamo avanti quindi in questa parte come abitualmente facciamo. Andiamo avanti fino all'angolino, quindi completate questo lato fino all'angolino. Allora, ricordo che stiamo lavorando la larghezza del nostro cardigan in questo momento e io sono appena partita e sto arrivando all'angolino, ok? Quindi arrivate all'angolo e completatelo. Come sempre abbiamo fatto 3, 4, 5, andate nell'angolo e fate l'angolo normalmente, ok? Questi due angoli devono ancora esserci. Ok? Quindi lavorate quest'angolo normalmente, fate tutta la lavorazione nella parte metà sotto, che questa, vedete, qui c'è la manica, qui c'è la manica, qui c'è il nostro lato, metà corpo, questo è il sotto del metà corpo, sotto, qui abbiamo l'altro angolo che lavoreremo come abbiamo appena fatto con questo e poi ci ritroveremo di nuovo nella situazione della manica. Quindi dobbiamo fare, ve lo faccio vedere quando arrivo qui. Ecco, sono arrivata praticamente sopra la spalla, ok? Noi abbiamo iniziato a lavorare la parte che serve per allargare il nostro cardigan. Vedete dove sono? Ok, nella parte proprio laterale, ok? Ho lavorato i miei angoli che dopo vi faccio vedere meglio e siamo qui. Allora, quello che noi dobbiamo andare a fare, quello che noi dobbiamo andare a fare è quello che abbiamo già fatto nella manica, ma c'è una diversità. Praticamente differisce di questo. Nella manica noi abbiamo unito queste due parti stringendo leggermente, ok? In modo tale che andasse ad accogliere meglio la parte un po' più sottile del nostro braccio. In questo caso invece non voglio stringere sulla spalla perché potrebbe tirare poi davanti. Quindi che cosa andiamo a fare? Guardate, seguitemi. Allora, abbiamo fatto le 5 catenelle. Andiamo, anziché saltare come abbiamo fatto e andare qui nella manica, abbiamo fatto così, ok? Abbiamo saltato questo, siamo andati qua. Invece noi questo lo lavoriamo come normalmente faremo. Facciamo le 5 catenelle e lavoriamo anche questo archetto, poi 5 catenelle e adesso vedete che abbiamo 3 archetti e siamo nel centro. Quindi 1, 2, questo è il terzo archetto. Io qui, proprio nel centro della cucitura, proprio spero di farvi vedere bene dove sono, questa è la cucitura della mia manica, nel centro vado a riproporre questi due punti puff. Vedete, io qui ho due punti puff, li vado a fare qui per riaprire un altro grappolino. Anche così posso fare 2, 3, 4, 1 e 2 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Praticamente io così apro un altro. Vedete che da questo lato avevo il grappolino che finiva con i due punti puff. Noi li abbiamo appena lavorati. Quindi ho fatto 3 archetti lavorandoli normalmente. Qui mi sono ritrovata con la giunzione delle due parti e questa, ripeto, è la cucitura della manica. Quindi proprio in mezzo io faccio i due punti puff che poi
sono poi lo stesso gruppetto che abbiamo qui, ok? Quindi continuerò da 2, diventa poi 1, ok? Io faccio finta che sotto ho già il mio grappolino, invece sono partita con i 2 punti puff, non importa, quindi farò 1 e via dicendo. E continuo con quel tipo di sequenza. Ora qui facciamo di nuovo 2, 3, 4, 5 e andiamo qui, vedete nell'archetto, maglia bassa, nell'archetto maglia bassa abbiamo, vedete, 1 e 2 archetti, 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a congiungerci nella testa di questo punto puff. Ok, in questo modo cosa abbiamo fatto? Ora vi faccio vedere. Cerco di spiegarvelo nel miglior modo possibile perché sono i punti principali, no? Qui non bisogna sbagliarsi. Innanzitutto, questa è la nostra manica. Aspettate che allargo un pochino. Ok, questa è la nostra manica. Noi stiamo lavorando la spalla. Se la lavoravamo, come dicevo io, con la manica, mi si stringeva sulla spalla e quindi alla fine tirava il progetto. Visto che io lo sto facendo insieme a voi e quindi ho iniziato a farlo così, poi ho visto che invece non andava bene, tirava. In questo modo, vedete, lo vedete voi stesse. In questo modo viene perfetto e questo è praticamente la nostra spalla. Quindi continuiamo la lavorazione. Adesso qui siamo a fare il nostro punto puff 1. Qui dobbiamo iniziare i nostri 5 punti puff, un punto puff, 5 punti, 1, 5, 1, 5, 1, 5, angolo. Continuate a fare la lavorazione sotto, questa è la parte sotto, angolo. L'angolo è il solito, no? 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Poi continuate a fare lo stesso procedimento per tutto il lato finché vi ritroverete qui, che è quello che abbiamo, anzi, questo è quello che abbiamo appena formato a nuovo. Quindi qui abbiamo i 5 punti puff, qui ne abbiamo 1, qui ne abbiamo 5 e dai 5 punti puff poi ci portiamo sul punto puff che ci sarà qui, vedete? Sul punto puff ci uniamo con una maglia bassissima, poi la maglia bassa sul punto puff e si ricomincia da capo. Ok? Quindi le unioni le sapete fare perché ve le ho mostrate tutte facendo questa parte qui. Ok? Quindi adesso cosa dobbiamo andare a fare? Vi ho fatto vedere la parte cruciale, cioè quella dell'unione della parte sopra. Adesso continuiamo ad allargare il nostro cardigan facendo i giri per tutti e 3 i lati, perché sono 3, vedete? 1, che è questo, 2 e 3. Vi unite nel punto di giunzione e se il caso, quando sarà il caso, farete dei punti bassissimi per trovarvi nel punto giusto, ma ve l'ho fatto vedere, ripeto, nella manica, quindi sapete già farlo, e andate avanti per non la lunghezza che vi interessa, ma la larghezza che vi interessa. Ovviamente allargandolo automaticamente si allungherà, ma non sarà sufficiente, perlomeno per me non lo è. Per chi lo vorrà un po' cortino, allora va bene. Quindi voi in questo momento pensate solo ad allargare il vostro cardigan, che poi ho deciso di chiamare Delizia. L'ho deciso man mano perché lo continuavo a guardare e dicevo è delizioso, è delizioso. Ho detto benissimo, è il suo nome, Delizia. Quindi continuiamo, ripeto, ad allargare il nostro cardigan. Quando l'abbiamo allargato e avremo le 2 parti, le 2 parti uguali, allora a questo punto penseremo a chiudere il dietro, chiuderemo il dietro del lavoro e proseguiamo in lunghezza, quindi andremo ad allungare il nostro cardigan.
però al momento ci occorre la larghezza del cardigan, ok? Quindi il primo giro l'abbiamo fatto della parte sopra, no? Il primo giro l'abbiamo appena finito, andiamo a fare il secondo giro. Il secondo giro io passo tra i due punti puff, lo sapete già fare, però partirò insieme a voi. Non ricordo quanti ne ho fatti. Avendone già 2 catenelle, tiro su solamente 3 fili. Ok. E adesso continuo. Qui ho i miei 4 punti puff e la catenella. Due, 3, 4, 5 catenelle, vado a fare il mio punto puff singolo. Io procedo e ci troviamo all'angolo. Sono all'angolo, quindi ho fatto le mie 5 catenelle e come sempre lavorerò il mio angolino. 2 maglie alte, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte. Procedo con l'altro lato. Quattro fili tirati. Andiamo avanti a fare 4 punti puff. Ecco l'una che parte. Benissimo, quindi siamo arrivati all'altro angolino, ce ne sono solo più 2 perché ne abbiamo uno qui proprio nel, diciamo, sotto, no? Nella parte sotto, uno da un lato e, vedete, uno da un lato e uno dall'altro. Ne abbiamo solo più 2 di angolini, quindi entriamo nell'angolo e lo completiamo. Quindi gli angoli, finché dobbiamo lavorare i 3 lati, andranno sempre lavorati i 2 angoli. Ne abbiamo solo più 2. Poi continuiamo nell'altro lato e ci troviamo alla giunzione. Allora, come vedete, io sto andando avanti appunto per il lato, mi sto combaciando, no? Con l'inizio. Come vedete, qui io sto continuando adesso, vedete, siamo partiti da qua, sopra i quali faccio il punto puff e continuo semplicemente con la lavorazione, ok? Non cambia assolutamente nulla. Vedete? Qui è proprio dove c'è la cucitura della manica e qui i 2 punti puff che abbiamo adottato noi per la chiusura e sopra io ci sto lavorando. Sono arrivata quindi a congiungermi col primo punto puff che abbiamo fatto, 5 catenelle, vado sul mio punto puff, chiudo con una maglia bassissima e poi catenella, faccio una maglia bassa e ricomincio il giro perché la maglia bassa, vedete, sopra il punto puff abbiamo sempre la maglia bassa e quindi di nuovo 5 catenelle e vado a fare i punti puff, eccetera eccetera. Continuate, ho voluto farvi vedere ancora un giro da non lasciarvi così, no? Quindi continuate, come ripeto e come ho già detto, in questa maniera per allargare il cardigan. Ci troviamo quando abbiamo tutte e 2 i lati, perché dovete farne 2 come già sapete, di queste parti, largo quanto sufficientemente serve a voi. Quando ci ritroviamo andiamo a chiudere la nostra schiena e poi andiamo avanti con la lunghezza. Allora, quando arriviamo alla metà del nostro corpo, ok,
lo dovete provare assolutamente. Vedete che la lunghezza non c'è. Io sono arrivata alla metà del mio corpo, ma non ho la lunghezza, quindi ci penseremo adesso. E le maniche devo continuarle. Allora, lo provate in questa maniera. Aspettate che provo a girarlo. Ok, così. Mettete delle spille da baglia in modo tale da tenere fermo. Allora, vedete qui ho la cucitura, io ho cercato un punto dove mi piaceva bloccarlo. A me piace bloccarlo proprio qui. Se volete bloccarlo un pochino più sotto, potete semplicemente scendere e tenete bloccato. E poi mettete dei marcapunto in questa maniera. Quindi immaginando che ci va circa 1 centimetro di chiusura, perché andremo a fare il zig zag anche qui, per me questa misura va bene. Vedete che bella anche la cucitura qui sopra come rimane. Poi va bene, va lavato. Ok, quindi io non so ancora che bordura voglio fare ad Elizia, non lo so ancora, vi dico la verità, o procederò con la stessa, dopo lo vedrò poi alla fine, però al momento voglio farvi capire che quando arrivate alla misura dovete provarlo, tenendo conto che abbiamo 1 centimetro dietro ancora da aggiungere con la chiusura, ok? Quindi lo provate, quando siete sicure della misura lo cuciamo dietro esattamente come abbiamo cucito la manica fino allo scollo che abbiamo scelto. Io ho tenuto fermo qui, quindi io partirò da questo scollo, scenderò in giù fino a chiudere la parte dietro e dopo inizieremo ad allungarlo, ok? Quindi torniamo sul banco lavoro. Abbiamo già preso, abbiamo provato il nostro cardigan, abbiamo messo queste spille da baglia per tenere ferma la posizione da cui dovremo iniziare a cucire, tra virgolette, fino alla fine e quindi partiamo a filo nuovo. Poi tutti questi fili sono tutti da nascondere. Quindi partiamo dal nostro collo. Abbiamo preso la misura per bene, quindi sappiamo che i punti sono gli stessi da una parte che dall'altra, e partirò quindi da dove ho messo il mio primo marcapunto, che è qui, allora la cucitura è qui, quindi io parto direttamente dal mio punto puff, quindi da qui e il punto puff qui. Allora, il mio filo a nuovo è questo. Quindi ho messo l'uncinetto tra un punto puff e l'altro. Prendo il filo, lo faccio passare all'interno, poi bloccatelo come voi sapete bloccarlo. Io faccio 2 giri del filo intorno, poi faccio una maglia bassa, rientro di nuovo dentro, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Ok. Quindi abbiamo bloccato il nostro filo, ora una catenella, rientro dentro, faccio una maglia bassa e conto 2, 3 catenelle. Ora partite da dove volete, o di qua, non è importante. Io parto da questo archetto, che è questa parte qui, diciamo verso l'esterno, ovviamente ho il dritto verso di me, la parte dritta, poi vado nell'archetto dalla parte opposta e faccio una maglia bassa. Ho fatto le 3 catenelle, vero? No. Allora, ho fatto la maglia bassa da questa parte, 3 catenelle, vado nell'archetto verso di me e faccio la maglia bassa,
poi 1 2 3 catenelle e vado nel centro dei 4 punti puff e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, vado nel centro, ovviamente deve essere sempre speculare, no, quindi verso di me, e faccio una maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto verso di me, una maglia bassa, 3 catenelle, salto il punto puff, vado nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, ovviamente farò la stessa cosa anche di qua. Come vedete lavoro come abbiamo fatto per la manica, una volta a destra, una volta a sinistra, che in questo modo unisco le due parti. Qui ritorno nella metà del punto puff, metà del punto puff, e sono sempre 3 catenelle nell'archetto, 3 catenelle, archetto, 3 catenelle, archetto, 3 catenelle, archetto, nell'archetto faccio la maglia bassa, poi di nuovo 3 catenelle e andiamo al centro dei 4 punti puff. Nel mio caso è perché io mi sono fermata in questo punto, eventualmente ne aveste solo 3, andate sulla testa della terza, quella centrale, ok? Regolatevi poi, non vi fasciate mai la testa, cercate sempre di trovare l'equilibrio quando voi cucite, cioè che non tiri. Quindi io lo faccio in questo modo, ma se voi vedete che magari non vi piace come viene, utilizzate più catenelle per farlo più ampio, oppure se non siete nel mio stesso punto trovate un equilibrio visto la misura delle 3 catenelle per agganciarvi. Quindi se non avete 4 punti puff e ne avete solo 3, vi metterete al centro della terza, ok? Oppure se ne avete 2, solamente nel centro delle prime 2. Trovate sempre il modo, una scappatoia, ecco. Andiamo avanti così fino alla fine. Ecco, sto arrivando alla fine della schiena, ok? Sto chiudendo praticamente la schiena. Ok, allora adesso io entro sia in un angolo che nell'altro con, ho già fatto le 3 catenelle, ok? Quindi entro sia in un angolo che nell'altro e faccio la mia maglia bassa. Allora, non taglio il filo, adesso devo ancora capire se lo devo tagliare o meno, però intanto vi faccio vedere come viene la schiena. Eccola qua, vedete? Quando verrà poi lavato e vaporizzato più che stirato, perché altrimenti lo appiattiamo troppo, il risultato sarà stupendo secondo me. Allora, perfetto, sì, andiamo subito a tagliare il filo perché dobbiamo partire da un lato, quindi tagliamo il filo. E chiudiamo. Bene, adesso tolgo un po' di fili che pendono perché mi danno un pochino fastidio e poi ci ritroviamo per allungare il nostro cardigan. Bene, ho tolto solo quelli che momentaneamente mi davano fastidio. Adesso andiamo a lavorare, vedete questa è la parte sopra, andiamo a lavorare nella parte sotto, quindi da angolo, questo è il centro che abbiamo appena cucito, ad angolo, quindi andiamo soltanto ad allungare il nostro cardigan. Adesso ovviamente faremo dei giri sul dritto e dei giri a rovescio per forza, perché dobbiamo fare la lunghezza, la lunghezza sì appunto del nostro cardigan. Quindi partiamo da
dal vertice, quindi da questo angolino qua. Entriamo proprio nel nostro angolo, quindi proprio qui, col filo a nuovo, blocchiamolo, voi bloccatelo come appunto siete abituate a fare, e poi tiriamo su le prime 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta. Lavoriamo queste 2 maglie alte come maglie alte, quindi una maglia alta sulla maglia alta sottostante, totale 3. E adesso lavoriamo come sempre abbiamo fatto. 5 catenelle, entriamo nel nostro archetto, facciamo la maglia bassa, 5 catenelle e si va avanti. A fare i punti puff, quindi abbiamo il primo punto puff, una catenella, catenella, quattro fili, blocco, 5 catenelle e andiamo avanti, ripeto, con il nostro schema, quindi come abbiamo fatto fino adesso. Ovviamente vi riprendo quando ci ritroviamo nella parte di congiunzione, quindi tra diciamo la parte destra e la parte sinistra, ok? Ci riprendiamo proprio nel punto più critico, come dico io, proprio qui. Benissimo, siamo praticamente tra la metà destra del nostro cardigan e la metà sinistra. Ciò che noi dobbiamo andare a proseguire è lo schema che stiamo facendo, né più e né meno. Abbiamo visto come chiudere la manica, cioè come unire le due parti della manica in modo che si stringa leggermente, e quindi ne abbiamo già visto uno. Abbiamo visto come unire invece la parte della spalla quando arriviamo a dover fare i 3 archetti, e quindi abbiamo messo i punti puff al centro della cucitura, e questo è un'altra visione, perché qui nella manica avevamo i 3 archetti, qui invece avevamo da dover mettere dovevamo mettere i punti puff al centro per far sì che diventi equilibrato il lavoro, ok? Qui è ancora diverso, quindi io mi trovo dove devo fare il punto basso sul punto puff, ma io qui il punto puff non ce l'ho e quindi me lo invento. E così dovete fare voi. Dovete fare voi, trovare il modo per andare avanti in questo breve tratto. Quindi io cosa faccio? Suppongo che qui doveva esserci il mio punto puff e quindi faccio il mio punto basso, semplicemente. Ho bisogno di 2 archetti per passare ai 3 punti puff, ok? Quindi cosa faccio? Io qui ho già un archetto, ho fatto il mio punto basso, faccio 5 catenelle e poi ho bisogno di 3 archetti per agganciarmi, quindi ne farò uno in questo angolo, uno in mezzo alla cucitura e uno in questo angolo qui, e risolvo il mio problema. Quindi vado qui e faccio il mio punto puff e la mia catenella, vado nel centro, proprio nel centro della cucitura, e faccio il mio secondo punto puff e la catenella. Poi vado nel centro dell'angolo e faccio il mio punto puff. A questo punto la prima sequenza è perfetta. Come vedete io qui ho 2 archetti, ho 3 punti puff, 2 archetti e 3 punti puff. Continuo. Ovviamente lavoro a specchio, quindi faccio la stessa cosa. Qui farò la mia maglia bassa
e vado nel punto puff a fare i miei 3 punti puff. 2, 3, 4 e continuo. Allora, come vedete, io vedete, cioè è perfetto, rimane dritto. Quindi questo è abbiamo 3 tipi di sequenze e io vi ho mostrato tutti e 3 i modi per poter fare l'unione. Quindi con solo i 3 archetti quando ci siamo trovati nella manica, quindi potete andarlo a rivedere, con i 2 punti puff quando abbiamo dovuto unire la manica, ok, nell'unione della non chiedo scusa, quando siamo andati ad allargare il nostro corpo, ok, ad allargare il nostro corpo, e adesso vi sto mostrando quello con 3 punti puff. Ok, manca solo uno punto puff, vabbè, ma è uguale, identico all'altro, perché quando siete nel un punto puff, anziché essere nella maglia bassa fate il punto puff, ok, e anziché avere 3 punti puff ne avrete poi 4, quindi al posto della maglia bassa vi ritroverete a fare il punto puff, poi le 5 catenelle e al posto di 3 punti puff ne farete 4. Ecco, vi mancava questo, il giro del punto singolo puff. Quindi adesso ciò che dobbiamo andare a fare è a specchio. Andate avanti così fino ad arrivare all'angolo. All'angolo lavorate le 2 maglie alte più una, esattamente come siamo partiti, e poi per riprendere il giro, perché dobbiamo poi vi faccio vedere come lo riprendiamo. Ecco, sono praticamente arrivata alla fine del giro, ho le 5 catenelle, ovviamente nel giro con i 3 punti puff devo fare, no, le 5 catenelle, vado nell'archetto con una maglia bassa, poi di nuovo come siamo partiti così finiamo, no, 2, 3, 4, 5. Ora entro nella prima maglia alta e faccio una maglia alta, nella seconda maglia alta faccio una maglia alta, entro nel centro della mia maglia alta e faccio la terza. Ora, girando il lavoro, perché ovviamente adesso lavoreremo in giri di andata e ritorno, quindi a volte sul dritto, a volte sul rovescio, girando il lavoro dobbiamo ripetere queste 3 maglie alte, quindi la prima sarà sempre composta da 3 catenelle e la seconda sarà maglia alta e la terza maglia alta, quindi una maglia alta su ogni maglia alta. Quindi anche nel secondo giro non cambierà nulla, quindi noi abbiamo fatto le 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, e poi faremo le 5 catenelle. Quindi 2, 3, 4, 5. Andiamo direttamente, quindi saltiamo gli archetti e andiamo direttamente a fare il punto puff. Catenella, punto puff, e andiamo avanti così. Quindi adesso vi farò vedere soltanto i giri di andata che sono identici a quelli del ritorno, ok? Quindi siamo al secondo giro, vedete, lo vedete dalle 3 maglie alte di partenza, siamo al secondo giro per allungare. Vi mostro questo in modo tale che voi, dopo che avete capito come dovete fare per iniziare e per finire, ripeto, finirete sempre nello stesso modo in cui io vi mostro come inizio. Dopo che avete appunto appreso come fare questo, potrete farlo lungo quanto volete. Ok? Quindi questo è il secondo giro. Io adesso procedo per tutto il giro praticamente della parte sotto, ok, del mio cardigan, e poi ripartiremo di qua. Finisco il mio secondo giro come ho iniziato, quindi con 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, vado nella prima maglia alta e faccio una maglia alta, nella seconda la seconda maglia alta,
e nella testa della terza maglia alta, proprio in cima, faccio una maglia alta. E così ho terminato il secondo giro e ribadisco che sto allungando il mio cardigan delizia. Sto facendo il terzo giro, vedete, questo è il primo, questo è il secondo dove avevo i 2 punti puff, adesso devo fare un punto puff qui sopra. Quindi io riparto con le mie 3 catenelle, poi faccio 2 maglie alte, una su ogni maglia alta, e poi qui c'è la differenza. Qui sotto abbiamo fatto 5 catenelle, una maglia bassa, 5 catenelle. Da adesso andiamo a fare, in questo momento andiamo a fare 3 catenelle, una maglia bassa al centro, 3 catenelle. Andiamo a fare il singolo punto puff. 3, 4, e questo sarà l'inizio e la fine del giro con un punto puff, e vi renderete conto che ogni volta che vi trovate con un punto puff dovrete ripartire da questo punto. Ok? Adesso io vado avanti con la sequenza normale, quella che faccio sempre. Vedete, vado qui e faccio i miei 4 punti puff, procedo per tutta la lunghezza del sotto del mio cardigan e ci troviamo poi alla fine. Sono alla fine del terzo giro dell'allungamento del cardigan e faccio la stessa cosa dell'inizio, quindi 3 catenelle, entro nell'archetto, faccio la maglia bassa, 3 catenelle e vado a fare le 3 maglie alte finali, una su ogni maglia alta. E così ho finito anche il terzo giro. Giro per fare il mio quarto giro. Il mio quarto giro è quello dove io guardo sempre questo grappolino e dove devo fare la maglia bassa sul punto puff. Quindi innanzitutto parto con le mie 3 catenelle e poi che sostituiscono la prima maglia alta, poi a fianco faccio le 2 maglie alte, una su ogni maglia alta. Qui riparto con 5 catenelle, quindi 3, 4, 5, salto i 2 archetti, vado nel punto puff e faccio la mia maglia bassa. Ok? E poi continuo ovviamente come sempre faccio. Questo è la partenza e la fine del giro dove sul punto puff abbiamo la maglia bassa. Finisco il mio quarto giro, quello dove faccio la maglia bassa sul punto puff, quindi come ho iniziato, con 5 catenelle. 5 catenelle, supero gli archetti e vado sulla maglia alta, faccio le 2 maglie alte, una su ogni maglia alta e la terza sulla catenella iniziale, e quindi ho di nuovo le 3 maglie alte, e quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 giri. Questo, ripeto, è il giro con la maglia bassa sul punto puff. Ecco, questo per me è il quinto giro per allungare il mio cardigan. Non so quale giro sarà per voi, però è per farvi vedere come fare il giro dove abbiamo già fatto nel giro precedente la maglia bassa e ora abbiamo 2 archetti qui. Dobbiamo averne 3 perché io devo rifare di nuovo il mio stesso grappolino, quindi
parto sempre con le 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta e poi faccio le 2 maglie alte a fianco, una su ogni maglia alta. Questo è sempre l'inizio e la fine dell'allungamento del mio cardigan. Poi faccio le 5 catenelle, vado nel primo archetto e faccio la maglia bassa, 5 catenelle, vado nell'archetto successivo e faccio la mia maglia bassa, 5 catenelle e vado a fare i miei punti puff. E continuo così il mio giro. Quindi quando vi ritroverete nel punto in cui nel giro precedente avete fatto la maglia bassa, quindi vi occorrono i 3 archetti perché dobbiamo rifare di nuovo un grappolino, questo è il giro che voi dovrete fare. Andate avanti così per tutto il giro e finirete nello stesso modo in cui abbiamo iniziato. Quindi, riassumendo, ovunque voi siate diciamo nel punto in cui dovete allungare il cardigan, avete già tutti i passaggi già visti. Quindi, in poche parole, questo è il primo passaggio, cioè quello con i 3 archetti, e l'abbiamo visto insieme. Il secondo passaggio, quindi il primo passaggio, è fatto composto da 3 archetti da 5 catenelle. Il secondo passaggio è il classico, quello dove qui dopo le 3 maglie alte farete le 5 catenelle, vi agganciate qui facendo i 4 punti puff e proseguite. Poi avete il terzo giro, che è il giro dei 3 punti puff, e l'abbiamo visto anche questo. Qui abbiamo le 5 catenelle che vanno a bloccarsi con la maglia bassa e 5 catenelle, quindi qui non è cambiato nulla, ok? Di quello che già conoscevamo. Cambia invece quando abbiamo i 2 punti puff, perché qui abbiamo le 5 catenelle, quindi non cambia il numero ma cambia la tipologia cambia proprio il modo di fare, no? Quindi abbiamo le 5 catenelle e faremo il punto puff, e dove abbiamo un solo punto puff faremo 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto sottostante, 3 catenelle e poi il nostro punto puff. Questo è stato il nostro penultimo giro, quindi con la nostra maglia bassa l'abbiamo vista, no? Quindi sono le 5 catenelle, maglia bassa e 5 catenelle, quindi abbiamo fatto praticamente la maglia bassa sul punto puff, 5 e 5, e poi qui l'abbiamo visto adesso, sono 5 catenelle per ogni archetto. Proseguito così, quindi proseguite così, perdonatemi, anche perché sera ed è tardissimo tra l'altro, proseguite così, finché non arrivate alla lunghezza che a voi va bene, che a voi piace. Sono arrivata alla lunghezza che per me, la lunghezza che io desidero, quindi la lunghezza che va bene per me. Io sono andata avanti per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 giri. In totale sono andata avanti per circa 16 centimetri e dal mio scalfo ho 35 centimetri, quindi da sotto l'ascella in fondo ho 35 centimetri. Adesso vorrei provare a fare un bordo che mi è venuto in mente. Se voi avete in mente un altro bordo, liberissime di fare il bordo che volete. Io vorrei provare a fare un bordo così insieme a voi. Allora, partiamo da questo. Io sono
nell'unione della schiena, quindi questo è il mio scollo. Ok, quindi questo è il dietro, qui ho le maniche, vedete, da una parte e dall'altra, qui ho lo scollo sul davanti, quindi questa è la mia schiena. Io partirò proprio da qui. Allora, partiamo filo a nuovo dal centro della schiena, partiamo anche di qua, va bene, e blocchiamo il nostro filo. Vi dico sempre bloccatelo come meglio credete, ok? Come più siete comodi a fare. Allora, io parto con 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Ora conto 4, 1, 2, 3, 4. Vedete che ho 4 catenelle vicino, 1, 2, 3, 4. Nella quarta catenella, perdonatemi, entro e faccio una maglia alta, e così ne ho 2. Nella catenella successiva vado a fare un punto puff da 4, quindi 1, 2, 3, 4, come abbiamo fatto fino adesso. Faccio ora una catenella, salto una catenella di base e nella successiva vado a fare un altro punto puff, quindi 1, 2, 3, 4, una catenella, vado nella catenella non subito dopo ma quella successiva, quindi ne salto una, 1, 2, 3, 4, chiudo, blocco, catenella, perdonatemi, no catenella, ok, scusate ma sto improvvisando insieme a voi, ok, quindi abbiamo le 2 maglie alte, 3 punti puff con una catenella di separazione. Nell'ultima non voglio fare la separazione, io voglio fare una maglia alta nella maglia alta successiva a quella che abbiamo appena usato, quindi faccio la maglia alta. Adesso utilizzo l'altezza della mia maglia alta come misura. Vedete? Io se la combacio mi dice che devo entrare qui. Quindi entro e faccio una maglia bassissima. Ora per fare il nuovo giro farò 1, 2 e 3 catenelle che sono quella praticamente la prima maglia alta. La faccio combaciare con il giro sottostante per vedere dove devo agganciarmi, quindi mi dice che devo agganciarmi qui, mi aggancio però dentro a una maglia, ok, e la blocco con una maglia bassissima. Ora giriamo il lavoro, abbiamo già la nostra maglia alta, ok, non facciamo catenelle, andiamo direttamente qui nella prima, chiedo scusa, allora non abbiamo catenelle, abbiamo girato il lavoro, questa è la prima maglia alta, vado sul punto puff, questo, e vado a fare 1, 2, 3, 4 fili tirati, entro dentro, blocco, una catenella di separazione. Quindi tra un punto puff e l'altro facciamola la catenella. Attenzione dove ci inseriamo. Se io mi inserisco qui, vedete, è molto più facile
però se mi inserisco qui sposto di troppo il punto puff, io lo voglio uno sopra l'altro, quindi entrerò proprio qui sopra, vedete, proprio qui sopra il punto puff, quindi farò un punto puff da 4 fili tirati, 3 e 4, entro dentro, blocco e faccio una catenella. Stessa cosa di nuovo, entro proprio sopra il punto puff, 1, 2, 3, 4, blocco. Allora dobbiamo andare a fare le 2 maglie alte, quindi abbiamo detto che la catenella noi la faremo tra un punto puff e l'altro, ma non quando dobbiamo fare la maglia alta. Quindi io ora salgo sulla prima maglia alta e faccio una maglia alta, nella seconda maglia alta faccio una maglia alta, quindi abbiamo una maglia alta sulla maglia alta sottostante. Perfetto. Ora giro il lavoro. Abbiamo fatto il secondo giro. Allora, si riparte. Siamo sulla prima delle 2 maglie alte, andiamo a fare le 3 catenelle. Ora entriamo nella seconda maglia alta e facciamo la maglia alta. Quindi partiremo sempre da questa parte con 2 maglie alte. Ora ribadisco, dobbiamo fare il punto puff sopra il punto puff, quindi non entrate di qua, altrimenti lo spostate e non viene proprio uno sull'altro, ma entrate proprio sulla testa del punto puff, qui. Vedete, si vede bene. Io non entro qui, ma entro qui, quindi qui. Quando passo nel colore chiaro forse lo vedete meglio. 2, 3, 4. Catenella di separazione, abbiamo detto che ne vogliamo fare una in separazione dall'altro punto puff, quindi entro sopra il punto puff successivo, 1, 2, 3, 4, chiudo, blocco, catenella di separazione, abbiamo l'ultimo punto puff, entro proprio sopra, e quanti asolini ho preso? Allora, 1, 2, 3, 4, blocco, quindi non faccio, ho fatto i 3 punti puff con la catenella di separazione, ora non faccio la catenella di separazione, non la faremo mai a questo punto, andiamo sulla prima maglia alta che è composta da 3 catenelle, proprio sulla testa della prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. Così. Perfetto. Ora ci aiutiamo con l'altezza di questa maglia, avviciniamo il cardigan e vediamo che, vedete, è qui che devo puntare l'uncinetto, prendere il filo e fare una maglia bassissima e così ho finito il giro. Ora conto 3 catenelle per la prima maglia alta, faccio la stessa cosa avvicinando le 3 catenelle per vedere dove devo agganciarmi, quindi mi aggancio qui, maglia bassissima e l'ho bloccata, giro il lavoro e quelle 3 catenelle equivalgono già alla mia prima maglia alta, ok? Quindi questa è la mia prima maglia alta, non faccio nessuna catenella e vado sul punto puff. Quindi adesso il lavoro è sempre uguale, ve lo sto facendo vedere più volte, ok? Catenella di separazione invece tra un puff e l'altro. 3 e 4,
catenella di separazione, facciamo l'ultimo punto puff. 1, 2, 3 e 4. Non faccio le catenelle perché devo fare le maglie alte, quindi 1 e l'ultima maglia alta, maglia alta. Ok, facciamo le 3 catenelle per la prima maglia alta e giriamo il nostro lavoro. Andiamo sulla sulla seconda maglia alta e facciamo la maglia alta. Si riprende a fare i punti puff, uno su ogni punto puff. 1, 2, 3 e 4, catenella di separazione, entro qui, 1, 2, 3, 4, catenella di separazione, l'ultimo punto puff, 2, 3, questo è andato fuori, e 4. Non faccio la catenella ma faccio solo la maglia alta sulla prima maglia alta. Ora avvicino il lavoro, che poi il nostro cardigan, al bordo e vedo qual è l'altezza e dove devo puntare l'uncinetto. Qui punto l'uncinetto, prendo il filo e blocco il bordo. A questo punto ritorno a fare le 3 catenelle, guardo anche qui dove devo puntare l'uncinetto, vedete? Lo devo puntare qui. Quindi punto, prendo il filo e lo faccio un pochino meglio, però vado qui, maglia bassissima, giro il lavoro e continuo come vi ho mostrato. Quindi se adesso non è chiaro qualcosa, tornate indietro e andate a rivederlo. Ok, qui io praticamente ho già la mia maglia alta che è composta da 3 catenelle. Entro nel punto puff, faccio punto puff, catenella, punto puff, catenella, punto puff, 2 maglie alte. Torno indietro e rifarò le 2 maglie alte. La prima è composta da 3 catenelle, non faccio la catenella qui, punto puff, catenella, punto puff, catenella. Ricordate che le catenelle vanno solo tra i 2 punti puff, quindi sono solo questi punti qua. Il resto non vanno le catenelle. Poi fate una maglia alta sulla maglia alta, la bloccate, 3 catenelle che bloccate, ritornate indietro e fate quello che praticamente è la stessa cosa che sto facendo io adesso. Quindi avete già le 3 catenelle e andate direttamente nella testa del punto puff. Le 3 catenelle che poi sono la vostra prima maglia alta, ok? Quindi qui non trovo nessun tipo di difficoltà, tranne quelle che vi ho mostrato. Vedete che inizia a formarsi il mio collo. Qui siamo praticamente nel centro della schiena. Lui adesso andrà avanti per tutta l'apertura. Ci troveremo quando io trovo delle difficoltà e quindi riapro a registrare. Sicuramente la difficoltà che vedrò è qui nell'angolo e quindi ci incontriamo proprio qui sull'angolo. Allora, come vedete, io sono arrivata praticamente alla punta, quindi all'angolino sotto il nostro cardigan, ok? Quindi, come vedete, ho fatto tutta la parte laterale. Qui siamo partiti insieme, ho fatto tutta la parte laterale e adesso sono qui. Allora, guardate, qui sono i 2 punti alti, chiedo scusa, i 3 punti alti del nostro cardigan e di qua invece è il bordo che ho appena fatto con la mia maglia alta. Ok, quindi cosa ho fatto? Come per tutto il nostro bordo,
mi sono semplicemente agganciata e con una maglia bassissima ho chiuso il mio giro. Ora io devo continuare. Proviamo a fare l'angolo. Quindi in questo caso io tiro su solo 2 catenelle, non 3, 2, giro, lavoro il mio punto puff, 2, 3 e 4, catenella, 1, 2, 3, 4, catenella, l'ultimo punto puff, 1, 2, 3, 4, no, qui la catenella non ci va. Allora, la prima la faremo come maglia alta, la seconda, cioè l'ultima, andiamo a fare una maglia altissima, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella testa delle 3 catenelle e anziché fare una maglia alta andiamo a fare una maglia altissima. Facciamo 4 catenelle, ripetiamo quindi la maglia altissima, ma mettiamo 4 catenelle ovviamente di partenza. Ora andiamo a fare la maglia alta normale e facciamo i nostri 3 punti puff. Bene, praticamente ho fatto i 3 punti puff. Qui normalmente lavoriamo la maglia alta. Siamo partiti invece con 2 catenelle, quindi una mezza maglia alta, e noi facciamo di nuovo una mezza maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nella testa di questa mezza maglia alta che abbiamo fatto, quindi le 2 catenelle, e chiudiamo tutte e 3 le asoline insieme. Okay, rientriamo, questa volta non facciamo crescere questa parte. Cosa facciamo? Faccio solo una catenella, entro di nuovo in questo punto che è praticamente la maglia con le 2 catenelle che abbiamo fatto nel giro precedente e faccio una maglia bassa, giro il mio lavoro. Vedete che qui ho la mia maglia bassa, filo sull'uncinetto, quindi anziché la maglia alta e anziché la mezza maglia alta abbiamo fatto la maglia bassa. Andiamo a lavorare invece i nostri punti puff, quindi come sempre facciamo, qui non cambia niente. 1, 2, 3, 4, una catenella e lavoriamo anche le altre 2. Lavorate anche, quindi abbiamo i 3 punti puff, andiamo a lavorare la prima maglia alta, 2 volte il filo sull'uncinetto e l'ultima facciamo una maglia altissima. Ok, giriamo il nostro lavoro. Facciamo 4 catenelle, una maglia alta sulla maglia alta, facciamo i nostri 3 punti puff. Fatto i 3 punti puff, ovviamente con la catenella sempre nel centro, vedete queste sono quelle famose 2 catenelle che abbiamo fatto all'inizio di questa curva, chiamiamola così. Rientro quindi non nelle 2 catenelle, ma in quella dopo, vedete, in questa asolina qui, che sarebbe la seconda maglia alta.
praticamente noi finivamo con 3 maglie alte, ci siamo agganciate con le 2 catenelle qui, invece noi andiamo ci siamo agganciate qui, noi andiamo sopra la seconda maglia alta e facciamo una maglia bassa. Ok, iniziamo, vedete che inizia a girare. Ora catenella, giriamo il nostro lavoro, andiamo, la catenella equivale praticamente alla maglia bassa, andiamo a lavorare il nostro punto puff, che è questo, ne faremo uno più piccolino del normale perché abbiamo l'altezza della maglia bassa. Aspettate che non è così, è qua, bisogna centrare il bucanino. 1, 2, vedete che non tiro i fili più quella che avevamo, sono 4, eccolo qua, abbiamo un piccolissimo punto puff, la catenella, andiamo nell'altro punto puff, questo è normale, 4, catenella, punto puff, 1, 2, 3, 4, facciamo la penultima, ovviamente rimane una maglia alta, mentre l'ultima diventa una maglia altissima come negli ultimi 3 giri che abbiamo fatto. Vedete? Praticamente il lavoro sta girando e sta componendo il nostro angolo. Continuiamo così. Quindi questa parte, per questo giro, se non sbaglio solo più questo giro, poi dopo diventano 2 maglie alte come normalmente, però per ora 2, 3, 4. Facciamo ancora una maglia altissima e una maglia alta subito dopo. Lavoriamo questi 3 punti puff. Quando dovete fare il punto puff, quello mini mini, che è questo, cercate di farlo come sempre, quindi sempre col filo sull'uncinetto, ma lo fate più piccino del normale, quindi non tirate troppo il filo. Perfetto. E adesso andiamo, vediamo un pochino. Allora, il giro viene fatto, però dobbiamo tornare. Allora, aspettate, che se no non ve lo faccio vedere. Allora, guardate, questa è la maglia bassa del giro precedente. Mi vado ad agganciare nella maglia bassa del giro precedente e faccio una maglia bassa. Ok, vediamo un po'. No, invece della maglia bassa ho provato con la maglia alta, mi piace di più, gira meglio. Quindi non la maglia bassa, abbiamo fatto l'ultimo punto puff, quello piccolino, e rientriamo dove siamo, dove ci siamo agganciati con la maglia bassa, però facciamo la nostra maglia alta classica, ok, quella che facciamo sempre. Ora sì che ci spostiamo, quindi altezza della maglia alta, andiamo dove praticamente la maglia ci indica, che è questa, e ci agganciamo e proseguiamo come abbiamo sempre fatto, quindi le 3 catenelle che andiamo ad agganciare anche queste, giriamo il nostro lavoro e andiamo adesso nel punto puff e finalmente lo possiamo lavorare a altezza normale. 2, e andiamo avanti così. Ho fatto quindi 3 punti puff, faccio la mia maglia alta e adesso la mia maglia altissima. Ancora questa volta farò la maglia altissima ed è l'ultima volta.
Ok, giro il mio lavoro e qui faccio i miei giri normali, quindi 3 catenelle per la prima maglia alta, una maglia alta, andiamo a fare i punti puff. Fatto i 3 punti puff, andiamo sulla prima maglia alta che è questa, facciamo la nostra maglia alta che andiamo ad agganciare ad altezza, ok, 1 2 3, e adesso si continua normalmente, ma ok, si continua normalmente. Ora vi mostro. Il risultato è questo. Adesso praticamente abbiamo fatto una curva, non un angolo, una curva. L'avete in registrazione, quindi basta tornare indietro per rivedere di nuovo i passaggi per fare l'altra curva, perché ne abbiamo 2 da fare, 2 angoli, e noi faremo queste 2 curve. Da qui in poi però continuiamo come abbiamo fatto all'inizio e come avete fatto fino a qui. C'è soltanto la variante di quest'angolo, che praticamente dobbiamo farlo girare in questo modo. Lo so, non è così semplice questa parte qua, però se magari, disferete un paio di volte, l'importante non è neanche seguire me, è aver capito il concetto di come fare a far girare questa parte. Se poi non è esattamente come io ve l'ho proposta, non importa, cercate voi il modo di fare questa parte di angolo, come più vi piace, okay? Ma addirittura se vi sembra troppo complicato, quando siete arrivati a questo punto, dove praticamente abbiamo iniziato a girare, voi semplicemente tagliate il filo e ripartite da qui in modo opposto, ok? Quindi praticamente agganciandovi anche da questa parte qui. Quindi ci sono più opzioni, poi dipende anche se vi piace farlo in questo modo qui. A me francamente piace moltissimo. Quindi io continuo in questo modo, voi avete la registrazione per poter rivedere questa parte qua, dove praticamente abbiamo fatto neanche l'angolo, perché mi verrebbe da dire angolo, ma in realtà non è un angolo, perché è da qui che parte tutto, no? Che è qui l'angolo del nostro cardigan, l'angolo sotto, poi parliamo dell'angolo sotto. Quindi praticamente abbiamo in pochi giri l'abbiamo fatto girare, ok? Io proseguo, poi quando arriverò di nuovo su al collo, sempre se trovo, adesso sto facendo ciccio pasticcio, eccolo qua. Quando arriverò qui su al collo, semplicemente o lo cucio con ago e filo o mi aggancio direttamente con l'uncinetto. Ecco, e dopo aver fatto la bordura che abbiamo fatto insieme, passo passo, vi mostro come sarà finito. Allora, praticamente gli angoli, come vedete, facendoli come io vi ho mostrato, si arrotondano e sono leggermente, guardate, leggermente, vedete come svasa bene? Taglia proprio il fianco, leggermente, non tantissimo, leggermente, e va dietro. Io lo trovo stupendo, stupendo. Certo, ci va un pochino di pazienza e sicuramente se l'avete fatto ve ne sarete rese conto, vero? Però ne vale veramente la pena, ne vale veramente, veramente, veramente la pena. È molto bello questo bordo, va a contrastare con tutta la lavorazione che c'è sopra. Io veramente, è stato un omaggio, diciamo, che ho voluto farvi per i 30.000 iscritti del mio canale, per dirvi grazie con tutto il cuore e un grazie tangibile, con delizia. Grazie di avermi seguito, grazie di essere state qui con me. Un abbraccio a tutti voi.